Chiunque ha un lavoro ha in mente soprattutto una domanda inizialmente: chi è il mio datore di lavoro? Se vogliamo dirla brutalmente, chi mi paga. Più elegantemente possiamo dire chi è il mio stakeholder, chi sono i miei stakeholder. E guardate che può non essere una domanda banale. È chiaro che se lavori in uno studio dentistico e c'è il dentista, il titolare è tu, quello è lui. Però, per esempio, se lavorate in una grande multinazionale, chi è il capo? Devo stare qua. È il tuo capo? Sono gli azionisti? Quali azionisti? E cominciamo ad andare nelle complicazioni. Se sei il sindaco di Milano è abbastanza complicato. Arriverò alla risposta che mi sono dato, ma fatemi fare un piccolo salto indietro. 2019. Se vuoi imparare tante cose nella vita, nelle professioni, nella politica in particolare, secondo me, devi guardare gli Stati Uniti. Lì eravamo in epoca pre-Covid, ma anche pre-primarie democratiche. Allora io ho chiamato il nostro ambasciatore e ho detto: senti, mi organizzi alcuni incontri con quelli che possono essere i potenziali candidati. Alcuni li conoscevo, sono molto amico di Eric Garcetti, sindaco di Los Angeles, è stato candidato per un po'. Sono molto amico di Mike Bloomberg, alcuni non li conoscevo, ho fatto questo giro e i politici in America hanno in mente due cose. La prima cosa è chi li finanzia e lì è molto trasparente, molto chiaro. La seconda domanda è chi mi vota e ovviamente sono mondi diversi. C'era una cosa però che mi ha fatto riflettere, di nuovo può essere banale ma non lo è. Tutti mi hanno detto una cosa: guarda, se vuoi essere candidato alle primarie, se vuoi vincere le primarie democratiche, devi parlare ai giovani. E i giovani ascoltano solo una cosa: ambiente. Una. Tornato a casa, abbiamo poi vissuto l'epoca del Covid, ho deciso di ricandidarmi e mi sono fatto questa domanda. E guardate, è chiaro che i miei stakeholder siete tutti voi, è chiaro che io e la nostra comunità deve portare rispetto agli anziani che hanno fatto la loro parte, ma sono i giovani a cui noi dobbiamo guardare se realisticamente vogliamo portare la città in un mondo più verde e più giusto. Ma non solo perché loro sono gli uomini e le donne del futuro, ma perché possono essere i nostri alleati. Alla fine, anche la politica è un processo creativo. È un processo teso a creare le condizioni del futuro. E di nuovo, durante il Covid, l'organizzazione di cui Milano ed io faccio parte, C40, l'organizzazione di queste grandi imprese, mi ha chiesto di essere a capo di questa task force perché non si voleva solamente subire il Covid, ma si voleva lavorare in queste circostanze per trovare la formula con cui saremmo usciti. E la task force si chiamava letteralmente For a Green and Just Recovery. Non esiste verde, non esiste un'idea verde senza l'idea di una giustizia sociale. Questo è evidente, anche perché qualunque azione noi facciamo, non è detto che le due cose si combinano. Cioè, se noi istituiamo l'area B, per cui tu con una macchina più inquinante non entri in città, è un'operazione giusta dal punto di vista ambientale? Sì. Dal punto di vista sociale è rischiosa? Sì, perché chi normalmente ha un'auto vecchia non la può cambiare. Ma rimane il fatto che in tutto ciò devono essere i giovani a darci una mano, sono i nostri alleati, quindi non solo perché il mondo sarà loro, ma perché sono i nostri alleati. 25 anni fa a Milano c'erano 60 auto ogni 100 abitanti, oggi siamo a 51 e noi dobbiamo realisticamente andare a 40. Dobbiamo andare a 40 e si può fare in una decina d'anni, in una dozzina d'anni. Ma perché loro sono gli alleati? Quando avevo 18 anni era meglio pigliare una coltellata che non avere la macchina. Ma oggi non è così. Oggi quasi è un po' snob non avere la macchina. In questo senso, e non solo in questo, sono gli alleati. Le città sono alla frontiera del progresso. Io mi sento
progressista. Guardate che progresso è una parola che fino a alcune decadi fa metteva d'accordo tutti. Tu dicevi progresso e tutti dicevano sì. Poi questo termine, questa idea ha vissuto una profonda crisi perché è stata associata a una corsa sciocca ai consumi, all'insostenibilità. Ma noi dobbiamo credere nel progresso, un progresso diverso. E in questo senso le città hanno questa responsabilità. Se in Italia nascerà qualcosa di buono, io sono convinto che nascerà a Milano ed è per questo che io sono qua e per questo che io conto anche sulla collaborazione di tutti voi, che non siete qua semplicemente a sentire, ma siete qua perché siete partecipi di questo processo. Noi possiamo essere sufficientemente ottimisti perché alcune cose stanno cambiando. Vi racconto di un paio di sondaggi che il primo l'ho commissionato, il secondo l'ho visto. Il primo l'ho commissionato quando stavo all'inizio della campagna elettorale, allora ho preso Ipsos e non era tanto se avrei vinto o meno, poi non c'era neanche l'avversario, per cui... ma ho cercato un po' di sfrugugliare rispetto ai temi più scottanti. C'erano 2 domande sulle piste ciclabili che associate dicevano tutte. Tutto. La prima domanda è: tu sei favorevole ad avere ancora più piste ciclabili? Risposta: il 56% sì, e non era scontato. Ma guardate la seconda. La seconda era: tu usi le piste ciclabili? 20% sì. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che questi processi virtuosi nascono nelle città perché noi siamo naturalmente generosi ed esigenti, ma abbiamo la disponibilità ad essere fattori di cambiamento. Secondo sondaggio fatto da C40 in questi giorni alla popolazione europea, dove viene fuori che il 90% dei cittadini europei sono favorevoli al che i grandi investimenti europei siano indirizzati alle questioni ambientali. Ora, anche questo magari è scontato, però noi dobbiamo veramente a questo punto immaginare che questa associazione di una realtà più verde e più giusta sia la nostra ambizione. Ci vorrà del tempo. Io ho pregi e difetti, non dico bugie e non ho la bacchetta magica, non dico cose, non prometto cose che non posso promettere, ma posso promettere di avere in testa, di avere con me persone capaci, di avere con me una cittadinanza attiva che potrà portare Milano ad essere la città guida, perché guardate, se noi faremo le cose per bene, altri ci imiteranno. Se noi faremo le cose per bene, altri ci imiteranno. E ultimissima cosa, chi come me ha un po' di anni di più, si è sentito dire nel passato, sì, ma la gente alla fine non vorrà vivere nelle città, troppo complesse, un casino, inquinate. La contemporaneità si è occupata di dirci che non è così. La gente vuole vivere in città, però c'è un fatto, che le vuole diverse. Lavoriamoci, grazie. Grazie.